Io so già che da questo punto in poi questo video sarà ripetuto uguale tutti gli anni, perché se vanno avanti così quelli di PRS qua è finita. Ciao chitarristi, perché vi dico che secondo me questo video da adesso in poi lo ripeteremo una volta all'anno almeno? Facile, perché quelli di PRS ogni anno alzano l'asticella. È una garanzia, o comunque se non lo faranno avremo occasione di parlarne male. Quindi in questo video vediamo un po' tutte le nuove chitarre in uscita quest'anno, un po' in ritardo, ma in Italia arrivano adesso. E se vi fa piacere che lo facciamo insieme, un bel like, iscrizione e commentate qui sotto dicendomi a fine video quale sarà la PRS più bella di tutte. Questa carrellata di PRS la facciamo in collaborazione con Musical Store 2005. Mi hanno mandato un esemplare, tra l'altro grazie perché l'hanno ordinato apposta per me, super bella, spero di suonarci anche sul palco. Partiamo con quali sono state le due rivoluzioni più grandi nel catalogo PRS nel 2024. È sparita la SE Standard 24, per come la conoscevamo, e poi è sparita la SE 245, il modello single cut, Les Paul, non c'è più. Perché? Perché sono stati entrambi sostituiti da nuovi modelli. Però la cosa bella è che non si sono fermati solo a questi due modelli nuovi, ma ce ne sono altri in più. Li vediamo tutti. Intanto è rimasta lei, la regina delle PRS SE, la SE Custom 24. Quella è una garanzia. Però prima parliamo delle altre. Secondo, calma, piano. Cos'è sta fretta? Allora, sparita la SE Standard 24, c'è qualche rimasuglio di magazzino, magari fuori dall'Italia potreste trovare qualcosa della Standard 2408, che non aveva tutto sto senso secondo me, ma vabbè, ne abbiamo già parlato. È stata sostituita dall'introduzione delle nuove PRS SE CE24, anche queste fresche di video qui sul canale, proprio 2 settimane fa. Recuperatelo alla fine, ve lo metto alla fine, poi quando finisce il video che escono i due video, ecco, in uno vi metto quello, così lo potete guardare. Ed è uscita in due versioni, la SE CE24 Satin, quindi proprio la entry level, quella più economica, bellissima comunque, e poi la versione non Satin, quella diciamo normale, stile PRS, copy nacero, è molto più custom 24, lucida, col manico però satinato, quello sì. Costa un pochettino di più, ma secondo me è il compromesso perfetto. Infatti il video era la chitarra perfetta al prezzo perfetto per un motivo. Primo modello quindi è un'introduzione di una nuova serie. La CE24, che è la storica chitarra di PRS americana col manico avvitato, diventa Student Edition. Tanta roba, ci piace, almeno a me un sacco. Passando alla single cut, la S245, qua la cosa si fa un sacco interessante e spero di portarvi un video dedicato a questa chitarra, anzi ditemi voi quanto lo volete un video, perché io tantissimo. Qui c'è da ampliare un pochettino il discorso, perché è stata sostituita sì la SE245 con la 594 SE McCarthy, ma il discorso si amplia perché PRS ha proprio introdotto la McCarthy come chitarra SE. Infatti abbiamo sia la versione single cut, la 594, ma abbiamo anche la versione double cut della 594. Sono due versioni. Le riconoscete perché una è il modello Les Paul, che adesso è di casa PRS, di casa di tutti. L'altra la riconoscete perché è un po' a forma SE Custom 24, ma ha il selettore dei pick-up sulla spalla superiore, i 4 potenziometri sotto e il ponte fisso. Quindi praticamente è una chitarra stile Les Paul, ma con la forma PRS. Molto bella. Spero di provare la versione single cut perché voglio vedere che upgrade hanno fatto rispetto alla 245. E già ho visto un paio di cose che... Abbiamo la DGT, la SE DGT, quella gold top bellissima, provata sul canale anche quella, una chitarra che quando è stata presentata tutti la volevano, e infatti anche io, e ci ho fatto un video. Prezzo poco sotto i 1000 euro, 22 tasti, pick up diversi rispetto ai soliti PRS. Infatti di solito nelle PRS abbiamo gli 8515S nelle SE, qui abbiamo i pick up che si chiamano DGT-S perché sono la versione diciamo economica dei pick up che ci sono sulla DGT americana. Poi altra novità, le colorazioni in generale sono state cambiate. Comunque la nuova colorazione più bella secondo me è quella, la turquoise, come cavolo si dice? Turquoise? Quella azzurrina, che è il colore della SE CE24 che ho provato qui sul canale 2 settimane fa. Ma ho visto che hanno iniziato a fare anche la SE Custom 24 e la McCarthy con quel blu che aveva la Pulse Guitar, anche quella provata qui sul canale. Ve la ricordate? Questa, la state vedendo adesso. Con quella colorazione ci hanno fatto un po' tutte le chitarre. Belle, ci sta. Però una cosa che tanti chiedono, tanti di voi anche tra l'altro nei commenti e nei messaggi privati su Instagram rispetto all'ultimo video che è uscito di PRS, dicono ma
bellissime, i colori sono, adesso io guardo qui perché ce ne sono due, sono bellissime, ma qualche colore standard, tipo una tutta bianca, insomma quelle colorazioni che PRS faceva un po' di tempo fa. Ci sta a chiederlo, capisco il senso, però vedo anche il controsenso perché PRS sta facendo di tutto per far sembrare sempre più premium le sue chitarre nella fascia più economica e poi noi gli chiediamo i colori normali. Siamo chitarristi, cosa ci vogliamo fare? È una maledizione, aia. C'è una chitarra che è un sacco interessante poi, la SE Swamp Ash. È una chitarra interessante perché è diversa dalle altre PRS, cioè la forma è più o meno quella, però ha una configurazione di pickup completamente diversa rispetto alle altre. Le PRS che abbiamo visto finora sono tutte bene o male humbucker con i due pickup splittabili. Questa, che è la PRS SE Swamp Ash, ha una configurazione che è HSH, diversa, perché sicuramente i due pickup humbucker saranno splittabili, ma in più abbiamo un single coil centrale. Per gli amanti del pickup centrale direi che è la PRS da avere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una prova approfondita di questa chitarra, ma ora arriviamo a lei, la regina, quella che non tramonta mai nel catalogo PRS. Infatti sono uscite le SE Custom 24 Turquoise, come vi ho detto prima, e poi, guardala qua che bella, la PRS SE Custom 24 Quilt Violet, già il nome, Quilt Violet. E ovviamente io la guardo, guardate vi faccio vedere la foto, però a me deve arrivare il modello strano, invece che Quilt Violet, praticamente è Quilt Pink, perché guardate quanto è più chiara questa rispetto a quella della foto. Ora, questa è la chitarra che i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato in sostituzione rispetto alla mia vecchia SE Custom 24. Ve la ricordate? Se non ve la ricordate, intendo lei. Bellissima. Questa qui era una SE Custom 24 con manico e tastiere in acero, una limited. Questa è il nuovo modello che mi vedrete usare da qui a quando usciranno i nuovi modelli l'anno prossimo probabilmente. Cos'è cambiato rispetto all'altra chitarra? Poche cose, però devo dire che mi sembra una chitarra proprio diversa. A tenerla addosso mi sembra molto più massiccia rispetto all'altra che vi ho fatto vedere prima. Mi sembra più massiccio il body, mi sembra più massiccio il manico, mi dà questa sensazione di ingombro più grande. La differenza più grande comunque è sul manico, perché nell'elettronica i pickup sono quelli, sono gli 8515S. Il legno del body è quello, Mogano. Il top è in acero. Abbiamo l'impiallacciato sopra di acero, in questo caso con questa figura che è bellissima, che non è fiammato ma è quilt, perché nel video della IDH ho detto fiammato e ho sbagliato. Il manico, anche quello è uguale, è in acero. L'unica differenza rispetto a quello vecchio è che è verniciato di nero invece che trasparente, ma la differenza più grande è qui davanti. Infatti invece di avere la tastiera in acero ha la tastiera, lo so che stavate per dire palissandro, no, è in ebano. Anche io ci stavo cascando. Mi ha stupito questa cosa. Ora, la mia vecchia aveva l'acero sulla tastiera perché era una versione limited. Però, anche se non fosse stata quella, ma fosse stata una di quelle con la tastiera scura, quindi col palissandro, sarebbe stata diversa comunque, perché questa ha l'ebano. E devo dire, probabilmente è solo una scelta estetica, ma la capisco, perché avere una tastiera troppo rossiccia rovinava tutto. È giusto così, doveva essere nera. E quindi ebano. Mi piace un sacco che anche la paletta matcha il colore del body praticamente. Molto bella, con la stessa finitura quilt, col binding anche sulla paletta, bellissima. Mi sembra leggermente più pesante, però così a feeling, anche solo a tenerle così, il manico è un'altra roba. Questo è tanto più piccolo e sottile, questo lo sento più ampio. Lo sento più ampio proprio come larghezza, probabilmente è solo una sensazione data dalla forma diversa del manico, non lo so. Quell'altro mi sembra un pochettino più arrotondato, questo leggermente più schiacciato, però queste sono le due differenze principali che noto tra le due chitarre. Noto con piacere che i prezzi sono diversi, nel senso che questa adesso è in vendita a 1095 euro. La SE Custom 24 eravamo abituati a vederla un po' sotto ai 1000, di solito sugli 850, 900, dategli 2 settimane. Come vi dicevo prima, è disponibile in questa colorazione che io non so se è andata bene a me o male agli altri. C'è questa, quella verde turquoise che vi ho detto prima, oppure la Black Gold Burst, che diciamo che è una versione molto simile a quella che avete visto un attimo fa che avevo qui in mano. Mi piace che è stato coerente, è stata coerente fra i tre modelli la scelta della tastiera che rimane in ebano anche sulle altre. Così almeno sono tutte uguali, se no magari avevano questa con l'ebano e le altre col palissandro, non avrebbe avuto tanto senso. Comunque, come suona?
Dal punto di vista vostro che ascoltate probabilmente non cambierà troppo. Dal punto di vista di chi suona invece cambia un sacco. Perché? Due motivi. Uno, il manico, come vi dicevo, ha un feeling diverso. Mi trovo molto meglio con questo. E già quell'altro era bello, versatile, comodo, ok. Questo lo sento più mio. Forse perché somiglia un po' di più a un manico Gibson. Sta di fatto che questa è la mia sensazione. Secondo motivo, la tastiera. Non è in acero ma in ebano e questa cosa cambia feeling sotto i polpastrelli mentre suonate. Però ditemi se non siete d'accordo con me. Queste che vi ho fatto vedere in questo video sono o non sono le PRS più belle di sempre nella fascia SE? Secondo me sì, perché le chitarre PRS SE non sono mai state così belle. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 per questa chitarra, perché va a sostituire il vecchio modello che era qui dal 2021. Date un'occhiata al B-Stock che non si sa mai.